L'avevamo già vista in anteprima in salone 3 mesi fa, adesso scopriamo come vada su strada questa nuova Renault Austral su Terzo Garage. A spiccare sul frontale è il grande marchio Renault, ai cui lati troviamo questi fari full LED con questa forma particolare a baffo, anche molto piacevole da vedere, e il cofano presenta questa doppia nervatura che lo rende comunque più grintoso. Qui abbiamo un SUV tipico di segmento C, infatti è lunga questa Austral 4,51 m e abbiamo un sistema full hybrid, motore termico più 2 motori elettrici. Il motore termico è un 3 cilindri 1200 che poi è supportato da un motore elettrico per la trazione, mentre un secondo motore elettrico si occupa di fatto di fare l'alternatore, anzi il generatore per caricare la batteria. Lo stesso motore termico, quando c'è bisogno, entra in azione anche proprio per dare nuova energia alla batteria, che è una batteria da 2 kWh. Dicevamo che questo sistema ha 200 cavalli di potenza, totale 205 Nm di coppia e fa scattare l'auto da 0 a 100 in poco più di 8 secondi. La componente ibrida, quindi il motore ibrido, il motore elettrico che interviene per parecchio tempo in città, contribuisce ovviamente a limitare i consumi proprio quando siamo nel traffico, perché anche durante le frenate e il rilascio dell'acceleratore la batteria si ricarica. Grazie alla concessionaria Marello di Saluzzo per aver prestato questa Renault Austral a Terzo Garage. Qui abbiamo il cambio automatico con 2 rapporti per i motori elettrici e 4 per il termico. I 2 rapporti sono di fatto la prima e la retro. Praticamente l'auto parte sempre a 0 emissioni. Questo ottimizza i consumi e lo stesso motore elettrico della trazione supporta quello a benzina quando ci siano da fare, diciamo, degli sforzi particolari, magari in accelerazione oppure per un sorpasso. Qui si ha una guida tipica da SUV con la seduta molto alta, regolata ovviamente in base alle proprie esigenze, sicuramente buona la visibilità perché il parabrezza è davvero molto ampio e anche la luminosità. Bella anche la disposizione particolare della strumentazione con questi 2 schermi da 12 pollici e 3 per il cruscotto digitale in orizzontale e poi che combinato con il tablet verticale di 12 pollici dell'infotainment crea questa L, diciamo, coricata che avvolge un po' il sedile del guidatore. Oltre all'insonorizzazione si apprezza anche la taratura delle sospensioni che anche nei percorsi cittadini con asfalto piuttosto rovinato assorbono bene l'asperità del terreno e assicurano un buon comfort di guida. Quando poi si affrontano delle curve un po' più impegnative forse si sente un po' di rollio, ma mai così, come dire, forte da far percepire una sensazione di insicurezza. La macchina resta sempre ben piantata a terra. Anche in queste salite il lavoro combinato del motore termico con il motore elettrico assicura una buona ripresa, io direi, per quando si voglia scattare magari anche al semaforo.
Complessivamente le impressioni di guida sono positive, la macchina risponde bene, un buon comfort assicurato anche dai sedili che sono contenitivi ma non decisamente sportivi, perché del resto questa non è un'auto che abbia questa impostazione. Il tasto Multisense mi permette di andare a cambiare le modalità di guida al volo. In questo caso le vedo solo sul display del cruscotto, perché qui ho attivato il navigatore, quindi dà priorità al navigatore. In sport la macchina è più reattiva, risponde prima, e l'azione combinata del motore termico e del motore elettrico danno davvero un bello spunto. I consumi, quelli dichiarati, sono di 4,6 litri per 100 km. In questa prova abbiamo raggiunto i 5,9 litri, che vuol dire circa i 17 al litro, e quindi non è niente male secondo me per questo tipo di auto, anche perché noi l'abbiamo strattonata un po', mettendola ad esempio come adesso in sport. Adesso siamo arrivati a 6 litri per 100 km. Il satellite della radio è dietro il volante, bisogna prenderci un po' la mano, ma poi una volta memorizzati i comandi non è difficile da usare. È vero che qui di fianco ci sono già le palette per regolare la frenata rigenerativa, il comando per i tergicristalli e poi la leva per impostare la marcia con il cambio automatico. Come avevamo già detto nell'anteprima, questo sistema di infotainment di fatto ha come sistema operativo Android Auto e quindi ha tutte le applicazioni di Google che si possono anche scaricare. Google Assistant ad esempio per la voce, adesso io non faccio nulla, il navigatore di fatto è Google Maps, che noi possiamo utilizzare proprio come se ce l'avessimo sul telefono. Il volante ha parecchi tasti, con quello View noi possiamo andare a cambiare quello che vediamo nella schermata principale, diciamo più ampia, del centro del cruscotto digitale. Come vedete io posso anche andare a mettere il navigatore a tutto schermo. Cerchi un'auto nuova o usata? Prova il nuovo portale autoit.it oppure scarica l'app. Ci sono anche gli accessori. autoit.it. Su questa abbiamo il sistema delle 4 ruote sterzanti, è un optional che si paga a parte 1.500 euro, può servire a chi debba affrontare sempre strade molto tortuose con curve molto strette, oppure abbia magari una autorimessa in qualche posto un po' infelice da raggiungere, quindi in cui serva davvero avere il raggio di sterzata più stretto possibile. Con le 4 ruote sterzanti rispetto ai poco più di 11 metri di raggio di sterzata normale si sta intorno ai 10 e quindi può essere utile. Questo sistema come funziona? C'è una centralina che riesce a intuire quale sia la curva da affrontare e quindi se si tratta di una percorrenza a bassa velocità con una curva molto stretta, le ruote posteriori girano in controfase, cioè con un angolo contrario rispetto a quelle anteriori di 5 gradi, fino a 5 gradi. Al contrario, quando si è a velocità piuttosto sostenuta su una curva ampia, girano in fase di 1 grado per mantenere la linea dell'auto. Dietro lo spazio non manca, le ginocchia hanno davvero molti centimetri davanti, anche la testa. 3 persone, 2 sicuramente molto comode, la terza forse avrà qualche problema, ma neanche tanto, a muovere le gambe perché c'è qui il tunnel centrale un pochino alto. Se non ci fosse il terzo abbiamo anche questo comodo portabicchieri e bracciolo per viaggiare ancora più comodi. Per chi ha dei bambini molto facile fissare i seggiolini grazie agli attacchi Isofix che sono nascosti dietro questi sportellini.
Bagagliaio con apertura elettrica, 430 litri di capacità. Sedili frazionati 60-40. Queste sono le leve per abbattere i sedili posteriori e qui abbiamo ancora un doppio fondo che si può utilizzare per riporre ancora alcuni oggetti. In conclusione, questa Austral devo dire che almeno io l'ho trovata soddisfacente, piacevole da guidare. Ogni tanto un po' qualche rumore entra in abitacolo quando il 3 cilindri magari deve agire con più forza, però mai nulla di fastidioso. Il prezzo, questa versione parte da 41.000 euro. E con questa Austral è tutto, spero il video vi sia piaciuto, nel qual caso lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima, buoni chilometri a tutti, ciao!